Amiche e amici interisti, ben ritrovati in questo nuovo aggiornamento di calciomercato Inter in vista di una settimana molto importante per la nostra Inter, una settimana che si aprirà con la conferenza stampa domani Chivu e Marotta, una conferenza stampa che seguiremo in diretta qui su Passione Inter, quindi mi raccomando, clic sul tasto iscriviti se non l'avete ancora fatto, così raggiungiamo i 100.000 iscritti che sono lì veramente ad un passo, ma soprattutto non vi perdete i nostri appuntamenti live e tutti i contenuti che vi portiamo ogni giorno per seguire questi momenti decisivi per la nostra Inter. C'è chiaramente grande attesa, almeno da parte mia, per quelle che saranno le dichiarazioni di Marotta sui casi Ciala e tutte le altre questioni di mercato, soprattutto anche per le dichiarazioni di Chivu. Sono molto curioso di capire se scopriremo qualcosa in più dell'Inter che ha in testa, che ha in mente e su cui sta lavorando. Chivu fin qua si è abbastanza sbottonato, quindi sono molto curioso di sentirgli dire cose di campo che mi interessano molto. Ci aspettiamo però chiaramente anche degli indizi su Ademola Lookman, perché questa è la settimana, o almeno siamo proprio nelle ore in cui l'Inter ha preparato il tanto atteso rilancio per muovere un altro passo in avanti in direzione di Ademola Lookman. Dopo i 40 milioni di euro che erano stati un po' la prima proposta con la formula su cui si è discusso, l'Atalanta si sarebbe infastidita per il prestito con obbligo di riscatto, l'Inter torna alla carica, 45 milioni di euro, di cui una piccola parte dovrebbe essere legata a dei bonus, ma soprattutto cambiando anche la formula, quindi da prestito con obbligo a trasferimento a titolo definitivo. È una nuova proposta con cui l'Inter si presenterà all'Atalanta probabilmente tra martedì e mercoledì, si attende questo nuovo contatto. È un passo in avanti che fa l'Inter, che è comunque una dichiarazione importante di andare, diciamo, di una volontà di andare in direzione anche delle richieste dell'Atalanta. Potrebbe non bastare ancora una volta anche questa offerta, ma darebbe sicuramente un altro impulso molto forte ad una trattativa dove il giocatore sta facendo di tutto per venire all'Inter e, come vi dicevo già giovedì e di nuovo lo confermiamo oggi, non ci sono riscontri reali sul tentativo di inserimento da parte dell'Atletico Madrid e di altre squadre in questo momento. L'Atletico Madrid sta facendo delle cessioni pesanti che hanno fatto alzare un po' la preoccupazione da parte di alcuni tifosi. Ecco, non risulta al momento una pista calda, perché l'Inter ha scelto Lookman ha scelto l'Inter. Bisogna ancora lavorarci, soprattutto con i modi giusti, ma in questo momento si continua a viaggiare sull'ottimismo e, ribadisco, dando priorità assoluta alla trattativa Lookman, lasciando leggermente in secondo piano le altre questioni, come sappiamo, soprattutto quella relativa alla difesa di cui tanti ci state scrivendo in queste ore e nei commenti anche con dei toni piuttosto accesi. Un po' il tema è perché nessuno parla della difesa, perché non si ragiona sulla difesa. Sembra un po' una citazione Simpson: qualcuno pensi ai bambini, perché, perché non pensate ai bambini? Mi ha ricordato un po' questa citazione dei Simpson, ma tema difesa, contrariamente a quello che dice la Gazzetta dello Sport, parto da qua, non mi risulta assolutamente che l'Inter abbia mollato la pista Leoni. La Gazzetta dello Sport sta dicendo in maniera molto netta: l'Inter ha mollato Leoni, ha abbandonato Leoni, eccetera. A me questa cosa non risulta, anzi c'è stato un nuovo contatto di recente e l'Inter su Leoni c'è ancora. Magari l'Inter non vuole spendere 40 milioni per Leoni, come sembrava essere la richiesta di qualche giorno fa del Parma, e lo trovo comprensibile che l'Inter magari non voglia spendere 40 milioni per un giocatore comunque di cui tra poco parleremo, ma la pista Leoni non è abbandonata, anche perché in tanti continuano a dire che Oaktree ha dato l'ok a questo budget da 100 milioni da poter spendere, ma non è che Oaktree ha voluto fare un regalo all'Inter, sì, vi diamo la grazia di poter fare questi investimenti qua. È semplicemente quello che l'Inter può permettersi di fare, conti alla mano, e nel momento in cui devi ristrutturare la tua attività, che è l'Inter, ecco, non è un bar, però diciamo, facciamo questa metafora: devi ristrutturare il tuo bar durante le vacanze, ci fai un investimento. Ecco, l'Inter ha bisogno di una ristrutturazione, di una rinfrescata, e un investimento importante è necessario per rinfrescare e ristrutturare a questi livelli. E l'Inter, con gli investimenti che ha già fatto, dovesse riuscire a chiudere il colpo Lookman, ecco, a queste cifre avrebbe già sfondato questo muro dei 100 milioni, però
certo, un acquisto in difesa porterebbe questa cifra ancora più su, è chiaro, quindi si andrebbe oltre. Però attenzione, perché sotto traccia stanno passando un po' inosservate, ma l'Inter sta facendo delle cessioni con degli incassi che comunque sono utili a poter fare tutto quello che l'Inter ha in mente, nel senso che Buchanan e Aleksandar Stankovic una ventina di milioni. Ci stiamo dimenticando un pochino tutti che l'Inter ha ceduto Satriano, che è stato riscattato dall'Ans per 5 milioni, che sono arrivati comunque a luglio sostanzialmente. Agumé, in queste ore il Siviglia dovrebbe versare altri 4 milioni all'Inter in questa formula molto particolare di cui abbiamo già parlato l'anno scorso, comunque altri 4 milioni in arrivo per un giocatore che sta facendo però molto bene al Siviglia. C'è poi la questione Sebastiano Esposito, ci torniamo tra poco, ma Oristanio del Venezia lo sta trattando il Torino, anche lì l'Inter ha una percentuale sulla rivendita, quindi qualche milioncino anche lì potrebbe arrivare, oltre poi chiaramente alle questioni più importanti Aslani e Taremi, mentre per Dumfries tra poche ore scade questa famosa clausola e al momento non si vede nessuno di ingombrante all'orizzonte sulla clausola, sperando che non diventi una telenovela durante agosto. Comunque sono soldi in arrivo molto utili in questa fase. E allora, come scrivevo anche nella newsletter di venerdì, spero che abbiate letto la nostra newsletter di venerdì, altrimenti vi invito ad iscrivervi, vi lascio anche il link in descrizione magari se volete iscrivervi. Qual è l'idea che mi sono fatto io sulla questione difesa, basandomi sulle notizie che abbiamo raccolto e confermato e verificato su Passione Inter e su un po' di ragionamenti logici. Allora, noi partiamo da una difesa che nella stagione 24-25 ha subito tra tutte le competizioni 62 gol, di cui 35 in campionato, 8 in più di un Napoli che ha vinto purtroppo su di noi lo scudetto di un solo punto. Quindi sono sicuramente troppi. Il tema dei troppi gol subiti è stato affrontato, ma non ci si è concentrati troppo sul numero in sé, quanto su alcune questioni che sono state analizzate all'interno dell'Inter. Cioè, già nei primi incontri con la dirigenza, Chivu, rispettando il lavoro che è stato fatto prima, ribadisco questa cosa importante, non è stato gettato fango sul lavoro che è stato fatto la scorsa stagione, però sono state analizzate delle cose su cui si vorrebbe lavorare per cambiarle e portare il marchio di fabbrica di Chivu su alcuni aspetti di una stagione in cui se analizziamo di problematiche ce ne sono state dal punto di vista difensivo. Secondo me le principali sono state intanto la questione fisica di una condizione che non è stata ottimale sia nell'arco della stagione, dove ho visto rare volte un Inter veramente brillante al top in tutti i suoi interpreti, o comunque proprio come sensazione di Inter al top di condizione, ma anche all'interno delle partite in cui il tema dei cali nei finali di gara è stato molto evidente quest'anno. Tante disattenzioni individuali hanno contribuito ad aumentare il volume dei gol subiti, gli infortuni sicuramente, e poi secondo me un tema importante è stato quello dell'equilibrio, cioè una squadra che senza dribbling in squadra e con la necessità di alzare tanti uomini per fare male agli avversari, ecco che si esponeva troppo, e tutte queste sono componenti che si alimentano a vicenda e contribuiscono al risultato che abbiamo ottenuto alla fine, ovvero di troppi gol subiti. Quindi già qui individuiamo delle cose su cui si vuole lavorare, la condizione fisica, per esempio, su cui si sta facendo subito, la prevenzione degli infortuni fatta magari in una maniera differente in questa stagione. Poi dal punto di vista tattico sta nascendo un Inter più verticale, con più soluzioni offensive, e paradossalmente essere più offensivi o comunque essere differenti nel modo di attaccare è già un modo per essere più equilibrati e migliorare la fase difensiva. Ma al di là di questo, Chivu, oltre ad aver analizzato e discusso a lungo, questo ve lo garantisco ragazzi, con la dirigenza di questi termini, di queste cose, ha chiesto anche un investimento forte in difesa. Da quello che sappiamo, detto anche di volere un giocatore forte in difesa da poter aggiungere, con cui fare delle cose differenti in fase difensiva. Io ribadisco che se già migliori la fase difensiva, rivaluti molto anche chi hai in rosa. Se già migliori l'equilibrio eccetera, anche chi hai in rosa per me viene valorizzato di nuovo. E attualmente io continuo a ribadire e ricordare, ci sono 3 giocatori a destra, Darmian, Bissek e Pavard, al centro De Vrij, Acerbi, e a sinistra Bastoni con Carlos Augusto, da capire se si prende un vice eccetera eccetera, cosa succede. Comunque sono già numericamente, i difensori ci sono, e il problema dell'età su cui tanto ci stiamo concentrando è un problema comunque relativo, nel senso che al centro della difesa sì, l'Inter ha un'età molto avanzata, 70 anni in 2 praticamente, ma
De Vrij, che potrebbe essere titolare a 33 anni, di titolari a 33 anni ce ne sono ancora molti in giro, anche se sono d'accordo assolutamente che dopo l'ultima stagione ripartire così sarebbe rischioso dal punto di vista degli infortuni e del fisico. Però è una cosa che ho ribadito più volte, il dramma di queste ore che leggo in giro mi sembra eccessivo, perché l'idea che mi sono fatto io è che l'Inter potrebbe liberare e cedere almeno uno di questi due centrali, se non addirittura tutti e due, eccetera. Ma non lo fa perché per sostituirli evidentemente non vuole prendere un tappabuchi a caso, passatemi il termine, ma vogliono andare a prendere quello che loro hanno individuato come obiettivo numero uno. E quindi dicono o prendo quello che davvero voglio e quello su cui voglio davvero fare un grande investimento, altrimenti non mi privo dei miei di cui evidentemente mi fido per spendere 15-20 milioni su un profilo che non ritengo il mio preferito. Per cui le voci su De Winter del Genoa sono voci assolutamente vere. Il difensore del Genoa piace all'Inter, piace molto, ma l'Inter lo vede come un braccetto, lo vede come un terzo di destra sostanzialmente. E lì a destra l'Inter ha troppi giocatori, non ha ricevuto l'offerta che si aspettava per Bissek, che lo dico da inizio giugno, o partiva subito e quindi si concretizzava subito qualcuno immediatamente, oppure era praticamente fuori dal mercato e lo è praticamente già da settimane, secondo me. Attenzione magari invece più a un Pavard, ecco a questo punto, con Bissek che per me, so che qui si offenderanno in tanti, però Pavard arriva da una stagione negativa. Per me la prima stagione di Pavard è stata sottovalutata, la seconda è stata negativa, però come status, come giocatore, come livello, Bissek rimane un livello sotto, ma avendo ancora più spazio, Bissek mi dà l'impressione di un giocatore che potrebbe crescere esponenzialmente giocando molto di più, cioè uno di quei giocatori che forse trae maggiore beneficio secondo me per caratteristiche nella continuità, che vale per tutti ma per lui in modo particolare, perché mi sembra un giocatore che se invece deve staccare la spina e riattaccarla immediatamente fa molta più difficoltà ed incappa nei tanti errori in cui è incappato in questa stagione. Quindi nel progetto di Octree di ringiovanimento potrebbe essere una scelta che ha un senso, ecco, questa di promuovere Bissek a fronte di un'offerta elevata che potrebbe far partire Pavard. Pochi giorni fa, per esempio, poi si era riaperta una porticina per andare a prendere Anchko, che è saltato il trasferimento in Arabia Saudita, però l'Inter non l'ha, cioè per me sarebbe stata una soluzione utile, difensore mancino, esperto, una soluzione molto sensata per l'Inter, e invece l'Inter non ci ha nemmeno provato e ci è andato l'Atletico Madrid. Perché l'Inter quindi non sta facendo questi ragionamenti e De Winter è un'alternativa ma a destra, come detto? Perché per l'Inter, da quello che so e da quello che continuo a ribadire, Leoni è davvero la prima scelta. È stato ribadito anche agli agenti con cui si è parlato anche del piano di inserimento del giocatore nell'Inter e tutto il resto. Manca una cosetta non da poco, ovvero l'accordo con il Parma, come dicevamo. Parma che, come ribadisco sempre, mi dice mi avete preso in giro quando ho detto, alcuni di voi, non tutti, quando dicevo che l'Atalanta è una squadra piena di talento, sono stato preso in giro, ma Bonnilla ha preso l'Inter, Som lo tratta la Fiorentina, Leoni lo vogliono tutti, Bernabé potrebbe stare tranquillamente nella rosa dell'Inter e tanti altri nomi molto interessanti. Ondrejka, altro bel giocatore, attenzione che Ondrejka si è fatto male molto pesantemente, purtroppo, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Magari questo potrebbe spingere il Parma anche a puntare su Sebastiano Esposito, su cui si sta riattivando anche il Cagliari perché potrebbe vendere piccoli, quindi occhio a questo incasto che potrebbe venirsi a creare. Però ecco, l'Inter su Leoni tornerà alla carica dopo la questione Lookman o alternativa di Lookman, facendo tutti gli scongiuri del caso. La domanda che ci siamo posti però anche nel club, con cui voglio chiudere, Leoni è il difensore giusto per quello che serve all'Inter in questo momento, oppure è talmente forte, è talmente predestinato che va preso a prescindere da quelle che sono le caratteristiche che effettivamente ha e che effettivamente servono all'Inter? Per me questa è una domanda molto interessante che dobbiamo farci, ne stavamo parlando appunto su passioneinter.club. A me Leoni non sembra quel difensore che, come ha detto Beppe Bergomi, all'Inter servirebbe il difensore veloce sui 50 metri, in campo aperto, che può giocare con tanto campo alle spalle. Al momento io l'ho seguito molto Leoni, però non l'ho visto in un contesto in cui poteva difendere in questo modo qua, quindi non so effettivamente se è il giocatore giusto per fare questa cosa. Però so, o almeno l'idea che mi sono fatto io vedendolo, è che questo giocatore ha un potenziale inesplorato veramente molto grosso, e mi permetto di dire che se l'Inter ci punta così con convinzione, se Kivu, che lo ha visto da vicino, dà il suo ok, personalmente non mi sento
non sono nessuno per non fidarmi di questa scelta. Però sono curioso di sapere anche la vostra opinione, quindi scrivetemi qui nei commenti così ne riparliamo in diretta alle 19:30 come ogni giorno. Vi aspetto nel club, vi lascio con un altro approfondimento in descrizione per chi ci ascolta in podcast e su YouTube invece vi basta cliccare qui.